Ciao a tutti homebrewers e appassionati. Oggi vi parlo di un tema che forse ho messo troppo in secondo piano finora, cioè quello dell'ossigenazione del mosto. Quindi parlerò dell'ossigenazione, quando conviene farla e perché, quali sono le diverse metodiche e le attrezzature che abbiamo a disposizione per farla, e infine vi mostro anche il mio nuovo setup, un attrezzo apparentemente molto semplice ma che racchiude una grande attenzione e cura nella sua progettazione e realizzazione, che lo rende molto pratico ed efficace. Parlo dell'ossigenatore Turbo Venturi di Buck Brewing. Vi mostro l'attrezzo dall'unboxing al suo utilizzo sul campo, passando per le sue caratteristiche tecniche e i suoi requisiti, e poi vi dico anche le mie impressioni. Prima di introdurre l'attrezzo faccio un breve accenno sull'ossigenazione del mosto. È l'unica fase della birrificazione in cui è utile inglobare l'ossigeno. In tutte le altre fasi, infatti, l'ossigeno è l'agente forse più dannoso per la birra. L'ossigenazione, che consiste nello sciogliere ossigeno molecolare nel mosto freddo, prima della fermentazione, si fa per aiutare la crescita del lievito stesso, che per moltiplicarsi dovrà sintetizzare steroli e acidi grassi che compongono la parete della sua cellula. Una buona presenza di ossigeno assicura quindi una crescita del lievito più agevole e rapida. Permette di avere più cellule sane e vitali, che si traduce in un minor rischio di incorrere in fermentazioni lente, bloccate o incomplete. In sintesi, l'ossigeno non serve per la fermentazione alcolica infatti è una reazione che avviene in assenza di ossigeno, ma serve per creare le migliori condizioni affinché il lievito possa poi portare a termine nel migliore dei modi la fermentazione stessa. Prima di parlare di ossigeno voglio fare una premessa importante. Con i lieviti secchi avrete sentito parlare del fatto che non è necessario fare l'ossigenazione del mosto perché hanno già le riserve di ossigeno, o meglio, hanno già nelle loro pareti cellulari le riserve di steroli e acidi grassi che gli serviranno per moltiplicarsi. Questo è verissimo, molte case lo dichiarano pure, anche io con i lieviti secchi mi limito spesso a inocularli, mescolarli e lasciarli lavorare. Ossigenare comunque non solo non è dannoso, ma può essere d'aiuto in varie situazioni, come ad esempio birre con alte OG, grado alcolico elevato, pitching rate non elevatissimo, tutti i casi in cui il lievito potrebbe trovarsi a doversi moltiplicare più del previsto e potrebbe non ritrovarsi l'ossigeno che gli serve per costruire le pareti cellulari. In sintesi, l'ossigenazione è una di quelle cose che può non essere strettamente necessaria, ma a farla per avere più ossigeno in partenza non si fa mai male. Anche perché è importante chiarirlo, la quota di ossigenazione non incide minimamente con il rischio di futura ossidazione della birra e non esiste neanche il rischio di ossigenare più del necessario, quindi di lasciare ossigeno che non verrà consumato dal lievito. L'ossigeno durante le primissime fasi di fermentazione viene del tutto consumato ed espulso. Il problema dell'ossidazione si deve all'ossigeno che entra dopo, o nel caso dell'ossidazione a caldo, di quello che viene a contatto con il mosto caldo pre-bollitura, in maniera eccessiva, che si trasferisce poi alle melanoidine, composti presenti nei malti speciali, che tendono poi a cedere alla birra ossigeno, ma in modo molto lento e durante la maturazione in bottiglia. Tornando ai lieviti, se può essere d'aiuto per le fermentazioni impegnative già con i lieviti secchi, che hanno tutto ciò che gli serve, diventa assolutamente indispensabile con i lieviti liquidi, che sono molto più delicati e devono moltiplicarsi costruendo le loro pareti cellulari. Quindi necessiteranno di ossigeno disciolto nel mosto pronto all'uso. La quantità di ossigeno ottimale per il lievito si stima essere tra 8 e 10 parti per milioni, cioè milligrammi per litro. La quantità di ossigeno sciolta nel mosto varia nel nostro prodotto durante le varie fasi di produzione. A partire dall'acqua del rubinetto, o da quella in bottiglia ad esempio, si stima essere già presente una buona quota di ossigeno, fino a 9 parti per milione. Durante la bollitura però, con il calore e l'evaporazione, l'ossigeno disciolto viene quasi del tutto azzerato, per questo motivo va reintegrato. Il passaggio più semplice e immediato è il trasferimento del mosto dalla pentola al fermentatore.
Il travaso fatto con il rubinetto o con la pompa della pentola permette di far splashare il mosto inglobando aria e quindi facendone risciogliere anche l'ossigeno presente. Per arrivare però a 8-10 parti per milione ci vorrebbero almeno 2-3 passaggi. Se abbiamo trasferito il mosto in modo da lasciare il trub nel fondo della pentola, sarebbe vano ributtare il mosto in pentola per fare un altro trasferimento, o dovremo aiutarci con altri fermentatori, altri contenitori, trasferendo il mosto dall'uno all'altro. Una volta trasferito il mosto, il sistema più comune è l'agitazione manuale con paletta o l'agitazione del fermentatore stesso chiuso. Quest'ultima è una tecnica che non consiglio, oltre a non essere tanto pratica per certi volumi, personalmente la troverei scomoda anche per 12 litri. Con questa tecnica andiamo a bagnare il tappo e le guarnizioni di mosto appiccicoso e lievito, che poi rimarranno andandosi a seccare e non è la situazione più bella anche dal punto di vista igienico, perché rimangono esposti all'aria sopra il fermentatore più a lungo, prima che parta la fermentazione. L'agitazione manuale con paletta forata invece è il passaggio più semplice e pratico, si possono usare le apposite palette in plastica, io preferisco quelle in acciaio, la stessa che uso per la fase a caldo per mescolare l'impasto, che oltre a essere più resistente è anche più facilmente sanitizzabile. Con l'agitazione manuale vigorosa di circa 2 minuti si stima che si può raggiungere una quota tra i 5 e i 7 parti per milione di ossigeno. È quello che ho sempre fatto finora, cioè il trasferimento più 2 minuti di paletta. È sicuramente meglio di nulla, però non garantisce esattamente un'ossigenazione a livelli ottimali. C'è sempre il dubbio che il mosto possa rimanere carente della quota ideale di ossigeno disciolto. Inoltre mescolare energicamente ma senza far schizzare o uscire il mosto richiede anche una certa attenzione. I sistemi più avanzati sono quelli che prevedono l'insufflaggio di aria o direttamente di ossigeno tramite una pompa e una pietra porosa. In genere si addice di più quella in acciaio. Si può utilizzare una semplice pompa d'acquario, ovviamente non già usata per altri scopi. Ricordiamo che andiamo a insufflare aria, quindi meno microrganismi introduciamo meglio è, per i rischi di contaminazione e infezioni della birra. Andrebbero controllati e sanitizzati anche filtri, tubi. La pietra porosa che finisce nel mosto non è l'oggetto più facile da pulire e sanificare. Per la birra direi che è d'obbligo scegliere una pietra porosa in acciaio inox da 0,5 micron. Pur essendo un passaggio automatizzato, l'insufflaggio di sola aria richiede un tempo molto lungo e ha pure i suoi limiti. In 10 minuti difficilmente si riescono a superare le 8 parti per milione, in 20 minuti si riesce ad arrivare a 10, ma con un tempo di esposizione così alto aumentano anche i rischi di contaminazione. Il modo migliore per inglobare ossigeno è quello di insufflare ossigeno puro tramite una bombola apposita. Basta una piccola bombola di ossigeno con il suo riduttore di pressione e un flussometro. Con questo sistema, con un flusso di 1 litro al minuto, basta un solo minuto per arrivare alle 10 parti per milione. È il sistema indubbiamente più efficace ed è quello usato in ambito professionale. Le bombole di ossigeno medicale però sono abbastanza costose. Ci sono bombole di ossigeno più piccole ed economiche, tipo quelle per il fai da te dedicate per esempio alla saldatura. Pur non essendo certificate per l'uso alimentare, alcuni esperti di settore dichiarano che non ci siano rischi per la salute veri e propri. Personalmente non so dirvi di più. Indubbiamente è il sistema più professionale, ma anche quello meno pratico e anche più costoso se vogliamo, considerando la bombola, il riduttore e tutto ciò che serve. Sarebbe auspicabile anche il possesso di una bombola extra nel caso dovesse esaurirsi durante l'uso. Ma ora passiamo al sistema che ho scelto personalmente, che è un sistema manuale apparentemente più semplice, ma che racchiude anche una certa cura nella progettazione. È l'ossigenatore Turbo Venturi di Buck Brewing, un prodotto studiato e realizzato artigianalmente da Francesco Tebboni, che dalle attrezzature per l'industria ha trasferito il suo know-how nel mondo dell'homebrewing, dove dal 2014 progetta e realizza attrezzature e migliorie di vario genere per l'homebrewing. L'ossigenatore arriva ben imballato in questo cilindro di cartone, dentro il quale c'è un altro cilindro di plastica trasparente che funge da custodia, ma non solo, e vedrete poi perché. Dentro il kit troviamo lo scovolino apposito su asta d'acciaio che serve per pulire l'interno dell'asta dell'ossigenatore,
L'ossigenatore, che è composto da un'asta cava in acciaio che va innestata a un trapano avvitatore, e dal rotore dove troviamo le palette che sono realizzate per incisione laser e poi ripiegate, quindi prive di saldature che possono fare infiltrare il mosto appiccicoso, che è lo sporco più insidioso in un brewing. Infine troviamo un tappo in silicone alimentare che chiude l'asta sopra e la chiave apposita per smontare le pale. Chiarissime e ben esposte le istruzioni sull'attrezzo e sul suo principio di funzionamento, che è il punto forte di questo attrezzo. Smontando il perno si può smontare tutto il rotore per facilitare la pulizia e l'ispezione. Potete vedere nel dettaglio come sono realizzate le pale. Andiamo al meccanismo di funzionamento. L'ossigenatore funziona sfruttando, come dice il nome, l'effetto Venturi, cioè tramite una veloce rotazione le palette richiamano aria dall'asta cava e la mescolano in modo molto efficace con il mosto che viene risucchiato invece dai fori posti sull'estremità del rotore. In pratica si ottimizzano i flussi di aria e di mosto e avviene uno scambio molto efficiente di aria che permette di sciogliere una buona quota di ossigeno nel breve tempo. Per funzionare in modo ottimale e sfruttare questo principio al meglio, si consiglia un trapano abbastanza potente con una velocità di rotazione di almeno 2500 giri al minuto, con valore ottimale indicato di 3000 giri. Altro dettaglio importante è il diametro del mandrino. Il trapano, per poter avvitare l'asta, che è di 12 mm, deve poter supportare almeno punte di 13 mm. Se usate un trapano avvitatore dovete impostarlo su una velocità di rotazione massima e senza percussore, quindi rotazione pura, in senso orario. Prima dell'uso l'attrezzo va pulito ma anche sanificato, andando a contatto con il mosto freddo è un passaggio che definirei necessario. Per farlo nel modo più pratico sfruttiamo il suo stesso cilindro che, come dicevo, non funge solo da custodia. Basta riempirlo con la soluzione sanitizzante, nel mio caso acqua e Chemipro Chip. Possiamo anche farlo ruotare direttamente dentro il cilindro. Passiamo all'uso sul campo. L'aspetto forse ancora più bello di questo attrezzo è che la rotazione in senso orario delle pale genera un flusso d'aria e di mosto davvero ben controllato e pulito, per cui non schizza, cosa molto ben diversa dal lavorare con la paletta e il trapano, come molti di voi sicuramente avranno fatto. Il flusso è veramente pulito, qui stavo ossigenando la triple con i fondi di lievito della precedente cotta, quindi tanto lievito e tanta schiuma che sale di livello, segno che conferma anche visivamente la quota di ossigenazione ottenuta. Secondo Buck Brewing, già in 30 secondi di rotazione si raggiunge un valore ottimale per 23 litri di mosto, in 60 secondi si superano i 10 ppm di ossigeno disciolto. Se lo compariamo con una pompa d'aria, per raggiungere lo stesso valore ci vorrebbero almeno 20 minuti. Vi faccio vedere anche un altro caso in cui ho ossigenato 23 litri di mosto con fermentatore in frigo. Vedete come lavora in modo molto pulito. Ogni tanto salgo in superficie per avvicinarmi al pelo del mosto, ma non schizza neanche in questo caso, perché il rotore risucchia proprio il mosto miscelandolo con l'aria che entra dall'asta. L'unico mio inconveniente è che lo sto usando con un trapano avvitatore che arriva massimo a 1800 giri al minuto, il 35% in meno del valore minimo consigliato di 2500. Nel dubbio potete farlo girare anche qualche secondo in più se lo ritenete opportuno. Ricordiamo che non esiste il rischio di sovroossigenare il mosto.
Argomento sull'ossigenazione concluso. Spero di aver chiarito tutti i punti chiave sull'argomento, vi ho esposto le varie tecniche e le diverse attrezzature e vi ho mostrato anche il mio ultimo acquisto che posso caldamente consigliarvi di prendere in considerazione. Per il momento mi sto trovando molto bene e mi farà stare sicuramente molto più tranquillo quando utilizzo lieviti freschi, ma conto di usarlo anche nell'utilizzo dei lieviti secchi e nelle birre a bassa fermentazione. Voi invece, che strumenti utilizzate per ossigenare? Come vi trovate? Fatemi sapere la vostra esperienza e le vostre attrezzature qui sotto nei commenti. Se avete dubbi o domande scrivetemele pure qui sotto. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e dei punti hype che potete lasciare fino a 3 volte nella settimana per supportare questo canale. Iscrivetevi se non l'avete fatto e attivate le notifiche. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.